Apriamo il nostro spazio sulla salute e sul benessere, tanto caro a chi ci ascolta e chi ci segue sui social, per il live social per l'appunto. Oggi ci torna a trovare una grande professionista, la dottoressa Ethel Cogliani, a cui do nuovamente il benvenuto. Salve dottoressa. Grazie a te. L'ultima volta lei ha fatto un'intervista con il mio collega Giulio, si è presentata, ma non tutti, ovviamente, soprattutto chi ci ascolta in radio magari ha seguito la nostra puntata, quindi ripresentiamoci. Io oggi ho davanti a me una nutrizionista, ma non solo. Dove è specializzata? Lei ha una specializzazione piuttosto interessante. Sì, sono specializzata nel trattamento delle malattie autoimmuni. Praticamente il mio scopo è quello di ricercare le cause delle malattie autoimmuni e cercare di insegnare ai miei pazienti una giusta alimentazione, uno stile di vita e magari anche qualche integrazione per cercare di tenere sotto controllo l'infiammazione, che poi è la base di questo tipo di patologie. Ecco, mettiamola anche in questi termini. Non solo lei aiuta magari a superare, come è giusto che sia, determinate problematiche, ma in parte educa anche i suoi pazienti. Volevo fare anche questa piccola riflessione, proprio perché il professionista, oltre che ad aiutare a superare determinati ostacoli, deve anche educare, in questo caso, il proprio paziente. Oggi parleremo con lei, dottoressa, di alimentazioni e patologie croniche. Ecco, sì. Patologie croniche, quando siamo affetti da una patologia di questo tipo o diverse patologie di questo tipo, qual è il giusto piano alimentare, lo dico tra virgolette, quali sono i suggerimenti, i consigli che possiamo dare? Facciamo una bella introduzione proprio su questa tematica. Allora, diciamo che l'idea è che bisognerebbe cercare di valutare la propria alimentazione sulla base di 3 parametri essenzialmente che deve sostenere questa alimentazione. Che sono? Sicuramente non deve essere proinfiammatoria. Okay. La seconda cosa dovrebbe comunque non compromettere tutta la fase digestiva legata allo stomaco e all'intestino, e l'altro non dovrebbe andare a squilibrare gli ormoni, l'equilibrio ormonale. Queste 3 componenti sono fondamentali perché una stile alimentare sia possibile sostenerlo nel lungo periodo. Okay? Diciamo che se noi possiamo nel breve periodo avere, diciamo, una degenerazione, okay, dal punto di vista alimentare, nel lungo periodo il corpo riesce a sostenerlo soltanto se vengono rispettati questi 3 parametri. Ad esempio, faccio l'esempio di alcune diete, sì, diciamo un po' alla moda, ad esempio l'iperproteica o l'iperglucidica, okay? Quindi eccesso di proteine, eccesso di zuccheri, diciamo, sì, all'interno del corpo, in realtà possono creare degli squilibri ormonali. Oppure le diete che stanno andando abbastanza di moda, che sono quelle che escludono quasi totalmente l'apporto animale. Okay? Dato che l'apporto animale semplicemente diciamo fornisce delle quantità, sì, di proteine nobili e di grassi nobili, se noi le andiamo ad escludere, in realtà andiamo a togliere, okay, al nostro corpo quelli che sono i mattoni fondamentali che lo strutturano. Faccio un esempio, giusto per far capire gli ascoltatori. Praticamente il nostro cervello è fatto per il 90% di grasso. Okay. È vero, quindi, infatti c'era l'uso comune fino a qualche decina di anni fa di dire mangia il cervello che ti fa bene. Beh, insomma, comunque il cervello è puro grasso, non fa aumentare l'intelligenza, ecco. No, assolutamente. Quindi diciamo che ad esempio questo, oppure se noi pensiamo che ogni singola nostra cellula è strutturata con una membrana che è composta da grassi, gli ormoni, soprattutto quelli sessuali, sono grassi, pensando che appunto questi derivano dallo stesso colesterolo che viene tanto demonizzato, ma in realtà è alla base degli ormoni sessuali, sì, noi riusciamo a capire quanto i grassi in realtà sono importanti e quanto invece sono stati demonizzati dalla comunicazione di massa. Stessa cosa per le proteine, già soltanto pensando al muscolo, che è una struttura proteica, sono delle fibre proteiche che si contraggono e si rilassano, già questo fa capire quanto è importante. Poi se pensiamo ad esempio che i neurotrasmettitori, cioè praticamente le molecole con le quali il nostro cervello comunica al nostro corpo come si deve muovere, agire e come muoversi, esatto, sì, sono proteine. E poi se pensiamo che le comunicazioni tra le cellule sono proteine, il fatto che la cellula comunica con l'esterno attraverso dei canali proteici, noi capiamo che questa demonizzazione anche delle proteine è sbagliata. Quindi comunque qualsiasi dieta che va a ridurre troppo l'apporto animale in realtà va a togliere essenzialmente queste componenti nobili per il nostro corpo. E allora, proprio parlando di componente animale, citiamo anche invece la validità o la non validità, questo lo scopriamo, della dieta mediterranea, una dieta che ha, come dire, si sa, poca carne, ma c'è la carne per l'appunto in quest'ultima. Va bene per quanto riguarda la patologia cronica o non va bene? Oppure la risposta è un po' un ni?
Allora, è un no. No. Purtroppo è un no, perché non tanto per il fatto che mancano le proteine animali e quant'altro, ma perché purtroppo c'è un eccesso, quindi uno sbilanciamento fortissimo nella componente dei carboidrati, e per lo più carboidrati derivanti da cereali e legumi, che purtroppo contengono all'interno del seme, ok, queste piante contengono delle sostanze che purtroppo vanno a danneggiare anche il nostro intestino. Quindi c'è una doppia componente, la componente diciamo zuccherina, che è legata praticamente a una risposta insulinica eccessiva all'interno del nostro corpo, che è predisponente all'insulinoresistenza e quindi al diabete, e una componente di danno vero e proprio all'interno dell'intestino, per cui la parete del nostro intestino viene danneggiata, e quando l'intestino praticamente non è correttamente funzionale, praticamente fa passare all'interno del nostro organismo delle sostanze che in realtà dovrebbero rimanere all'interno dell'intestino, e invece invadono il nostro sistema corpo, essenzialmente, e il sistema immunitario scatena quella che è l'infiammazione cronica, che poi porta alle malattie autoimmuni, a cui ormai siamo diventati avvezzi, perché tutti i giorni ci scontriamo con persone con questo tipo di patologie. Cereali quindi non assolutamente da evitare, ma sicuramente non da integrare. Da limitare il più possibile. Da evitare il più possibile. Sì, assolutamente. E invece altri alimenti da evitare? Allora, diciamo che sicuramente andrebbero limitati il più possibile anche i latticini, se non di estrema qualità. Sì. Okay? Io dico sempre non quelli da supermercato, ok? Quindi comunque andare a fare una ricerca di allevatori che producono dei buoni latticini, se no evitarli eventualmente. Sì. Altre cose da evitare sono assolutamente tutti i dolcificanti. Gli unici dolcificanti che diciamo io contemplo come dolcificanti è ad esempio il miele, che è naturale. È ovvio che comunque come qualsiasi dolcificante non va mai esagerato, perché comunque la risposta insulinica comunque è forte nei confronti di qualsiasi tipo di zucchero, che sia naturale o meno, e l'esclusione di tutti i cibi confezionati, quindi tutto ciò che è in scatola, tutto ciò che è in busta, tutto ciò che è in barattolo tecnicamente dovrebbe essere eliminato, diciamo in un'ottica di realtà quantomeno limitato il più possibile. Sì, perché in realtà tutti quei prodotti in realtà contengono conservanti e tantissime altre componenti chimiche che purtroppo non sono né digerite dal nostro corpo, e tra l'altro impediscono al nostro corpo di assorbire i nutrienti presenti nei cibi. Mi metto nei panni anche di chi ci segue, adesso si preoccuperà, dirà ma adesso che cosa mi posso mangiare? È perché iniziamo con l'elenco di ciò che va evitato, ma sicuramente c'è anche una lista di ciò che possiamo mangiare. Facciamolo sinteticamente. Solo aria, no, sto scherzando. A parte no, diciamo che è il dubbio che mi è venuto quando mi sono approcciata la prima volta. In realtà è un dubbio che è normale, perché in realtà noi entriamo al supermercato e siamo abituati a riempire il carrello. Quello che è successo a me, ad esempio, la prima volta che sono entrata nel supermercato con queste nozioni, questa conoscenza, questa nuova coscienza di quello che mangiare, sono entrata e ho detto: e mo che compro? Perché il 90% delle cose che stanno sugli scaffali in realtà rispondono a queste caratteristiche. Ora, diciamo che cerchiamo di ipersemplificare. Quello che è importante intanto è che ci sia la minor elaborazione possibile degli alimenti. Questa qua è la cosa importante. Carne, ok, è importante, l'abbiamo detto, è importante che sia però di allevamento all'aperto, ok, che non siano intensivi, ok. Pesce e pescato e non allevato. Il pesce allevato, tutte le proprietà del pesce a cui gli attribuiamo, in realtà vengono a mancare se questo pesce è allevato, quindi mi raccomando anche nella scelta. Ridurre al minimo, diciamo, la frutta, senza esagerare, perché comunque la frutta è sempre zuccherina, ricordiamo che comunque la risposta è uguale, cioè gli zuccheri da ovunque vengono, comunque vanno limitati il più possibile. Ci sono diverse tipologie di zuccheri, ma zuccheri permangono. Sì, esatto, quindi diciamo comunque senza esagerare, però ecco, la frutta c'è, ma senza esagerare. La verdura è importante che comunque sia funzionale al nostro transito intestinale. Se siamo stitici, ovviamente ridurre troppo la verdura potrebbe comportare diciamo uno stallo intestinale, quindi magari adeguare appunto l'apporto di verdure, frutta secca senza esagerazione, le uova diciamo con la stessa accortezza con cui scegliamo la carne e il pesce dobbiamo scegliere le uova, quindi non quelle in batteria, ma quelle diciamo di galline felici, tra virgolette. Ecco, infatti l'uovo della gallina felice, ecco, in realtà ci fa bene l'uovo della gallina, che è sempre andato
andata in giro per il campo e ha vissuto felice la diciamo propria che il vita. problema non è l'uovo, ma come viene allevata la gallina. E questo sarebbe un'ottima riflessione, non vale solo per la gallina, dovremmo anche aggiungere questo. Abbiamo nominato la parola integrazione all'inizio della nostra intervista. Sì. Ecco, integratori, sì, no, quali possono essere utili, se sono utili, vanno presi, non vanno presi. Ecco, districhiamoci anche nel mondo degli integratori. Il mondo degli integratori è un mondo vastissimo. Allora, quello che è importante è una considerazione: l'integrazione non sostituisce una buona alimentazione e un buono stile di vita. E questo lo dobbiamo dichiarare da adesso. No, nel senso, perché alcune persone dicono: ma io perché io prendo questo integratore che è fighissimo? Sì, cosa mangi? Mi ammazzo di pastarelle, non dormo la notte, cose varie. Poi uno dice: quell'integratore non farà niente, ok? Quindi comunque mettere le integrazioni in un contesto per cui possono realmente non è un caso che si chiamino così. Ecco, integratori. Esatto, se no si chiamerebbero cibo, ok? Non si chiamerebbero integratori. E questa è la prima cosa che è importantissima. Poi ovviamente ogni persona ha il bisogno specifico in base alle proprie carenze, alle proprie abitudini, quanto è attento al proprio stile di vita, ovviamente deve integrare o meno in base all'attenzione che ha nel suo complesso nella vita, quello è importantissimo. Diciamo che se dobbiamo eleggere un'integrazione che dovremmo prendere praticamente tutti, ok, belli e brutti, malati, sani e cose varie, già soltanto perché viviamo dove viviamo e come viviamo, è la vitamina D. La vitamina D è una vitamina, diciamo che viene considerata la vitamina del sole, perché in realtà dovremmo essere in grado noi stessi di sintetizzarla soltanto esponendoci al sole grazie all'apporto dei raggi UV del sole, che ci aiutano alla sintesi di questa vitamina. Il problema fondamentale è che noi quando ci esponiamo al sole, a parte il lasso di tempo che nel nostro paese il sole è veramente caldo è poco, che per lo più è l'estate, i 3 mesi estivi, però intanto quando noi ci esponiamo al sole per lo più o siamo coperti fino ai denti d'inverno o se siamo coperti dagli schermi solari, quindi comunque questi raggi UV del sole non riescono a effettivamente attivare il metabolismo della vitamina D, quindi questa vitamina D va presa. Perché? Che cosa fa questa vitamina D essenzialmente? Perché è così importante? Intanto perché regola tutto il metabolismo del calcio, quindi evita l'osteoporosi, ictus, infarti, trombosi, calcoli ai reni, calcoli alle cistifelle. Diciamo che già detto questo, già dici già dovremmo già me la prendo. In realtà farci una riflessione sopra. Esatto, in realtà in più se noi pensiamo che la vitamina D è anche un modulatore del sistema immunitario e quindi diciamo che il nostro sistema immunitario funziona meglio in presenza di questa vitamina, allora già capiamo quanto l'apporto di questa vitamina è importante. Considera che in realtà già soltanto il fatto che noi siamo lontani dall'equatore, già questo ci rende esposti comunque a una minore produzione di vitamina D, naturale. Poi vabbè, quando eravamo diciamo nel dopoguerra, fino a che non è arrivato proprio la rivoluzione tecnologica, in realtà stavamo molto all'aperto e avevamo tutta una serie di abitudini che in realtà riuscivano a compensare un pochino il fatto che eravamo lontani dall'equatore, quindi stiamo moltissimo all'aria aperta e quant'altro. Adesso tutte queste abitudini si sono praticamente collassate, non ci stiamo più attenti e quindi è diventato veramente un'epidemia la carenza di vitamina D, quindi assolutamente la vitamina D è un'integrazione. Ecco, magari questo lo dobbiamo affermare, lo dobbiamo dichiarare, su questo bisogna stare sicuramente attenti. Siamo adesso un po' più pragmatici, ecco, per chi dovesse fare una dieta, ma per dieta io intendo il termine più arcaico che vuol dire stile di vita ed è affetto da una patologia cronica, quanti pasti al giorno, e se vogliamo dare anche qualche altro suggerimento, quanti piatti al giorno deve assumere o diciamo fa parte comunque del club che insomma come noi deve fare i tot pasti al giorno consigliati dal nutrizionista, che mi dicono sono più o meno 5, ma se non voglio, ma sì, anche 6, 7, 8 no, allora diciamo che ogni persona in realtà ha il suo equilibrio all'interno del corpo, ecco, diciamo ognuno ha un caso a sé, cioè nel senso comunque non è che uno può dire io devo mangiare 5 pasti al giorno a priori a no, infatti. Diciamo che essenzialmente un corpo in equilibrio dovrebbe riuscire a mangiare non più di 2 pasti al giorno, in realtà, se è veramente in equilibrio con il cibo che sta assumendo, e in realtà dovrebbe permettersi anche ogni tanto anche qualche giorno di digiuno, ok? Addirittura? Ah sì, perché in realtà questa dipendenza che noi abbiamo
ingurgitare cibo praticamente ogni 2 ore, tipo i bambini neonati, in realtà è un'esigenza dovuta al fatto che il cibo in realtà non viene ben assorbito, crea tutta una serie di squilibri ormonali, squilibri glicemici e insulinemici all'interno del nostro corpo, che quindi creano tutta una serie di sfasamenti, per cui c'è una richiesta massiva di cibo. In realtà, se noi siamo in equilibrio, dovremmo mangiare non più di 2 volte al giorno e comunque concederci anche un po' di distacco dal cibo anche di una giornata abbondante. Interessante, sì, interessante. Assolutamente. E allora, detto questo, è chiaro che noi abbiamo dato un buon numero di informazioni e sono sicuro che nessuno di voi si è messo qui a prendere appunti, ma sono altrettanto sicuro che molte persone sono adesso rimaste un po' incuriosite e vogliono saperne un po' di più. Si può ottenere un po' di più? Diciamo, ci sono un paio di, mi lasci definirli in questo termine, contenitori informativi veri e propri. Questi 2 contenitori si chiamano Dietro la malattia e Tiroide X-Files, se non sbaglio. Che cosa sono? Sono i miei 2 libri. Ho scritto questi 2 libri proprio per dare un'idea di come bisognerebbe trattare le malattie in modo ordinato, ok? In modo da partire da una diagnosi a una azione sulla malattia, e in particolare Tiroide X-Files si concentra sui problemi tiroidei. Però, detto internos, secondo me la fonte numero 1 di informazioni per gli ascoltatori dovrebbe essere l'Immunoreca Magazine, che io curo sia come editrice che come caporedattrice, ed è una rivista che praticamente è la prima rivista, non so se al mondo, sicuramente in Europa, che tratta le malattie autoimmuni dal punto di vista funzionale, quindi dalla determinazione della causa e l'intervento sulle cause, non sulle sintomatologie, e questa però si può trovare soltanto andando sul sito immunorecamagazine.com, perché in edicola non si può trovare. Lì c'è l'abbonamento e noi inviamo a casa degli abbonati, diciamo, man mano che noi produciamo ogni trimestre il nuovo numero. Perfetto, allora il consiglio è quello di andare su www.immunoreicamagazine.com, ma c'è anche il sito www.immunoreica.com dove potrete ottenere ulteriori informazioni, e oltre questo c'è la pagina Facebook Immunoreica a cui potete mettere un like. Potete sempre scrivere a immunoreica@gmail.com. I 2 libri invece dove possiamo trovarli? Sempre sul sito Immunoreica. Perfetto. Assolutamente. Benissimo, e allora concludiamo qui questa nostra intervista, ma non è l'ultima che faremo assieme alla dottoressa Ethel Cogliani, che tornerà a trovarci molto presto per parlarci di che cosa? Facciamo una piccola anticipazione, perché no? Parleremo di problemi alla tiroide, problemi tiroidei, ma detto questo dovrete rimanere con noi, continuare a seguirci non solo per radio ma anche sulla nostra pagina Facebook. L'hashtag è interviste, storie e l'hashtag live social. Continuiamo con le interviste, vi lascio adesso nelle mani dei miei colleghi. Il video è presentato da GSC Scarla.